Anche questa è una bellissima domanda. Ciao Andrea, che nodo mi consigli per legare l'amo con il poliestere? La sua rigidità rende difficile molti dei nodi classici. Infatti il nodo che ti farò vedere in questo video è tutto tranne che un classico, ma è un nodo spaziale. Ma prima, se non l'hai fatto, fallo subito, seguimi se mi stai guardando su TikTok oppure segui il canale se mi stai guardando su YouTube. Io sono Andrea Costantini, founder di Fishing Evolution. Andiamo subito a vedere questo nodo. In effetti il poliestere è un filo rigidissimo. Io qui ho un Gosen, tra l'altro nero, perché adesso faremo il nodo da vicino su fondo bianco, così è a contrasto, ed è della misura giapponese 1.5, equivale a un 20. Questi fili sono rigidissimi perché si utilizzano sul sabiki. Il sabiki è, ora lo faccio al volo, qui mettiamo il piombo. Il sabiki è praticamente la linea che va davanti al tembin con i bracciolini laterali. Questi bracciolini laterali spesso da 5-7 cm al massimo devono rimanere proprio rigidi, rigidissimi, e l'amo spesso si utilizza, soprattutto non spesso, a paletta, perché deve rimanere in asse col bracciolo. Ed ora vediamo questo di nodo, il nodo per l'amo paletta utilizzando il poliestere. Allora, qui abbiamo il poliestere, un classico, una misura classica, 1,5. Questo poliestere ha una particolarità, cioè il poliestere ha una particolarità. Primo, non ha elasticità, è rigidissimo. E l'altra particolarità del poliestere è questa: se dovesse ingrovigliarsi, cosa molto strana perché se ne usa veramente pochissimo, eccolo, torna perfettamente in linea se viene stirato. Eccolo qui. Un amo tipico, classico, questo è uno degli ami che utilizzo io per i miei sabiki, che è il 1001 di Akita. Una sorta di Aberdeen con un gap un po' più stretto, gambetto lungo, a paletta. E poi ho preso anche la mia ruzzolina con l'astina da Starlight, perché dopo faremo anche una simulazione con un pezzetto di fluorocarbon, che eccolo, l'ho preso, si vede, non si vede il fluorocarbon, è abbastanza trasparente, sì, col riflesso della luce si vede. Faremo una simulazione, proprio monteremo il bracciolino su un pezzettino di fluorocarbon e faremo una simulazione proprio del bracciolo sabiki. Il nodo che faremo, che ti consiglio, è questo. Ti prendi un 20-30 cm di poliestere, te lo pretagli, è l'unico nodo per gli ami a paletta con il baffetto sottosopra, quindi baffetto verso l'alto, che non rompe le scatole nel momento in cui vai a passare la renicola. E per fare questo ti serve il bracciolo già tagliato. Taglio il bracciolo, metto tutti e due i capi da un lato, qui, uno più lungo e uno più corto, ora ti faccio vedere perché. Ci poggio qui, zona baffetti tagliati, l'amo dalla parte della paletta, e quindi mi trovo paletta, baffetto 1, baffetto 2. Ora ho qui da un lato i due baffetti, uno più lungo, uno più corto, e la paletta. Dall'altro ho il giro del filo. Tengo con i polpastrelli all'altezza della curva dell'amo e prendo uno dei due capi. Per praticità mi prendo quello che equivale al bracciolo lungo, al baffetto lungo, eccolo, è questo qui. Torno indietro e giro, tornando verso la paletta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giri, blocco con i polpastrelli e ora tiro il capo corto. Le spire non devono accavallarsi. Tiro il capo corto e qui è rimasta una piccola asola che vado a chiudere tirando il capo lungo. Ora serro bene, 1, 2, uso un attimo i denti perché è veramente scivoloso, 2, perfetto. E questo è il nodo che ti consiglio da realizzare con il poliestere su ami a paletta. Non ti consiglio di utilizzare ami con occhiello con il poliestere, perché il poliestere
come ti ho detto, devi lavorare dritto con l'amo perfettamente, deve essere nervoso e deve stare in linea con l'amo, amo a paletta. Ora tagliamo il baffetto, che tra l'altro questo ci fa anche da fermaesca, che va verso l'alto. Eccolo qui. Questo nodo tra l'altro lo trovi sul mio canale YouTube, ti lascio il link in descrizione. 3 nodi per la mia paletta: poliestere, amo, nodo. Pronto? Ora andiamo a realizzare il nodo sabiki. Utilizzeremo un bracciolino così corto. Io sai che faccio? Me lo piego di solito, gli do una sorta di viziata, specialmente perché il poliestere si vizia e si svizia facilmente. Ora mi faccio il nodo sabiki. Levo un pezzettino qui, questo mi basta. Qui ho la simulazione di una linea. Inutile, questo nodo lo trovi sempre sul mio canale, il nodo per i sabiki. Ora io lo faccio veloce, ma lo trovi sul mio canale. Giro, prendo, passo dentro, scavallo, passo dentro e mi preparo il nodo su questa astina che mi sono preparato. Me lo prestringo. Ecco qui, nodo prestretto. Tiro via il nodo e al posto dell'astina vado a inserire all'interno di questa asolina il mio bracciolo che ho preparato. Eccolo qui. Adesso serro velocemente. Sentirai un click. In video non so se lo sentirai, ma farà click. Perfetto. Taglio l'eccesso e questo è come si presenta un bracciolo nervoso con poliestere. Vedi come sta in linea? Questo è il fluorocarbon della linea e questo è il bracciolo laterale. Perfettamente in linea, molto nervoso, ma impossibile da ingrovigliarsi. Questo è il nodo che ti consiglio. Poi ce ne sono altri, magari ci farò altri video, però io ti consiglio di fare questo. Se questo video ti è piaciuto, se ti ho fatto vedere qualcosa che non conoscevi, mi raccomando, comunicamelo con un bel like. Metti like, seguimi se mi stai guardando su TikTok, su Reel, Instagram o stai guardando su YouTube, iscriviti al canale, spunta la campanella per i prossimi video perché ci saranno tantissimi di video ai quali risponderò alle vostre domande e ho bisogno anche di sapere una cosa da voi. I video verticali vi piacciono? Perché so che su TikTok e su Reel vanno benissimo, ma su YouTube, se lo stai guardando su YouTube, ti piace così, verticale? Dimmi sì, dimmi no, così capisco anche in modo qual è il formato migliore, qual è il formato giusto che può piacerti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!